Secondo la dottrina delle segnature, riproposta da Paracelso mezzo millennio fa, è inevitabile associare il colore degli estratti di Iperico al colore del sangue. Del resto, la pianta e i suoi estratti sono stati utilizzati da millenni in pressoché tutte le culture per curare ferite, piaghe, ulcere, bruciature, infiammazioni, punture d'insetto e molto altro. Sono molte le etimologie suggerite per la parola iperico. A me piace credere che significhi colui che è superpotente. Iper, super, molto, rico, ricco, potente, abbondante. Del resto, anche la medicina naturale odierna ha riscoperto gli stupefacenti poteri della pianta. In Germania l'iperico viene prescritto addirittura dal medico per molte patologie e cure ed è facile trovarlo puro anche in farmacia. L'iperico vanta ormai innumerevoli studi scientifici che ne confermano tutti i poteri tramandati dagli antichi. Solo la monografia di Giuseppe Chia, intitolata L'iperico, l'antidepressivo naturale e le sue proprietà antinfiammatorie e antibatteriche, pubblicata nel 2005, impiega 25 pagine per citare quelli pubblicati fino a 16 anni fa. I motivi di una così elevata quantità di poteri attribuiti alla pianta rimangono tuttavia misteriosi, perché pare agisca in maniera olistica e sinergica, ed è per questo che è meglio preferire l'uso della pianta pura e raccolta con le proprie mani a estratti, pastiglie e prodotti già confezionati, limitati talvolta solo ad alcuni principi attivi della pianta. L'iperico era usato per curare e cicatrizzare le ferite dei soldati romani e nei teatri di guerra del passato. I medici dei gladiatori ci curavano le loro gravi ferite. Non a caso, in spagnolo la pianta viene chiamata anche hierba militar, erba militare. È possibile che per il trattamento delle ferite più serie la pianta fosse associata anche a resine, consolida e cera sciolta per sigillare i tagli. Sono 3 i disinfettanti a base di iperico che avevano probabilmente con sé gli antichi soldati e gli antichi medici: oleolito, unguento a base di cera di api e iperico, estratto alcolico in aceto, vino o distillato. La ricetta per preparare l'oleolito di iperico è famosa e facilmente reperibile. L'unguento è meno famoso e molto più pratico dell'oleolito, in quanto denso e facilmente gestibile come disinfettante di primo soccorso. Meno famoso è inoltre l'estratto in aceto. Per preparare un unguento disinfettante utile al trattamento esterno di tutti coloro che non sono allergici né all'iperico né alla cera di api, è necessario preparare prima l'oleolito. Una volta pronta la soluzione in olio, si mettono in un recipiente in vetro 2/3 di olio e 1/3 di cera di api pura. Si mette quindi il contenitore a bagnomaria e si attende che la cera si sciolga. Dopo che si è sciolta la cera, si toglie il recipiente dall'acqua e si mescola in continuazione per amalgamare olio e cera. Può essere utile per velocizzare la procedura mettere il vasetto in un contenitore con acqua fredda. Quando il composto si sarà addensato, l'unguento sarà pronto. Se dovesse risultare troppo duro, basterà aggiungere altro olio e ripetere la procedura a bagnomaria. Se dovesse risultare poco denso, basterà aggiungere altra cera d'api e ripetere la procedura a bagnomaria. È sempre importante evitare che la cera fusa entri in contatto con l'acqua bollente. L'oleolito di iperico può essere acquistato anche già pronto in una buona erboristeria. La cera d'api pura e garantita è più difficile da reperire. Tra le informazioni di questo video troverete i riferimenti per rifornirvi di ottima cera di api presso la mieleria, una erboristeria e apicoltura di fiducia in provincia di Pisa.
Per preparare l'estratto in aceto basterà immergere l'iperico fresco in aceto bianco o trasparente e attendere una decina di giorni. Quando l'aceto avrà assunto una colorazione rossa, l'estratto sarà pronto e basterà togliere l'iperico con un setaccio. Stessa procedura per l'estratto in vino, vodka, grappa o alcol alimentare. Il tempo di estrazione varierà con il variare dei gradi alcolici. Più alti saranno i gradi alcolici, meno si dovrà attendere. Se l'oleolito e l'unguento sono già di per sé ottimi disinfettanti con poteri antibatterici, antibiotici e antivirali, gli estratti alcolici aggiungono ai poteri dell'iperico quelli dell'aceto, del vino, della vodka, della grappa e dell'alcol, sostanze notoriamente adatte al contrasto di virus e batteri. Non è un caso che molti gel disinfettanti attualmente di moda siano proprio a base alcolica. L'iperico è uno dei più alti doni erboristici dell'estate, l'incarnazione delle divinità solari in una pianta, l'antitesi di quelle invernali. Un talismano da raccogliere in estate e tenere sempre con sé per tutelarsi dalla stagione delle febbri, dei virus e del freddo. Buona preparazione dell'antico disinfettante all'iperico a tutti. Arrivederci.